Ah, quanto è bella l'autopromozione, o più che autopromozione io la chiamerei, aspetta, me l'ero segnato, autocelebrazione, perché si tratta di questo. Allora, questa storia nasce da una situazione abbastanza particolare che mi ha fatto pensare. Ho partecipato a una discussione su LinkedIn, ho poi postato un mio parere solo così. Perché? C'era un'agenzia con cui non ho mai lavorato che si stava autocelebrandosi, ringraziando e sperticandosi con i ringraziamenti a chi aveva collaborato nella realizzazione di uno spot. Era uno spottino di alcuni secondi, un classico spot in animazione con una voce femminile e un po' di musica sotto. Lo spot aveva una particolarità, non era niente di che, però aveva una voce molto bella che ti portava a seguirlo. C'era un'animazione molto semplice, l'idea era buona sicuramente, però non è che l'animazione fosse una di quelle cose che dici è una Pixar, che ne so, hai presente, è una di quelle cose che dici mamma che bella animazione. No, era un'animazione normalissima, disegnini, che se tu l'avessi vista senza voce non ti avrebbe detto assolutamente niente. Allora vado a vedere, io dico ma cavolo, questa voce è stata così brava che voglio andare a vedere chi è. Guardo, ci sono tutti i ringraziamenti, l'agenzia, il copy, il creator, quella che ha fatto il caffè, tutti, ma non c'era la voce. Allora io, per darmi proprio una mazzata sulle palle, perché con quell'agenzia non ci lavorerò mai più, ma non ci ho lavorato prima, ma questi mi hanno messo nella lista nera, questo è un rompicoglioni, non lo voglio neanche sentire. Allora gli ho chiesto, senti, ma chi è la voce femminile che ha fatto lo spot? Perché è veramente brava, non l'avete messa nei ringraziamenti. E questi hanno risposto una vaga risposta. E ho detto, no, vabbè, ok, però se mi dici chi è, io sono molto curioso. E quello ho detto, la prossima volta metteremo il nome. Come la prossima volta? È un post. Cioè, non è roccia che non puoi più toccarla, ti serve usare il martello. È un post, sotto rispondevi, si chiama Tizia Caia, e io ero contento. Poi mi mettevi, Tizia Caia, brava, hai fatto la voce di questa cosa. Perché non l'hanno fatto? Mi sono chiesto. Non l'hanno fatto perché probabilmente non sanno il nome della voce. E tu direi, ma come fanno a non sapere il nome della voce? Gli avranno pur chiesto. E qui si entra nel mondo del voice over, delle dinamiche che ci sono all'interno di questo settore, no? Ci sono le voci famose e quelle le conosciamo più o meno tutti. Ok, quelli, anche se non riconosci la voce quando vai al cinema o quando le ascolti, però sai che sono voci famose perché i loro nomi sono praticamente diventati sono delle celebrità. E poi c'è una pletora, me compreso, di speaker professionisti bravi, attori, doppiatori, speaker, narratori, eccetera, eccetera, che lavorano nell'ombra, sul serio nell'ombra. Come vengono trovati e come possono essere cercati se nessuno li conosce, trovati se nessuno li conosce dalle agenzie? Perché fanno parte magari del book o dell'elenco di voci disponibili, di attori disponibili di agenzie, che però molto spesso li pubblicano con dei nomi o dei numeri, addirittura dei numeri, Farfallina 99, Giuseppino 38, e l'agenzia che si rivolge a questa agenzia il cliente che si rivolge a questa agenzia di casting si ritrova davanti un elenco, comincia ad ascoltare e poi sente il suono della voce che gli piace e dice, ecco, vorrei fare il mio lavoro con questa voce. E a quel punto si contratta sul prezzo, si manda il testo, si mandano le indicazioni, l'agenzia, che fa da man in the middle, invia allo speaker, all'attore, al professionista, il testo con le indicazioni. L'attore, il professionista, lo speaker, che sa fare questa cosa, gli fa più versioni. Una buona di solito c'è in mezzo, soprattutto quando si tratta di uno spot in animazione molto semplice, in cui non ci sono delle indicazioni particolari, per cui serve una sessione dal vivo per spiegare tutte le indicazioni. È uno spot abbastanza standard e lo fa nel suo modo, con la sua esperienza. Il risultato è buono. Viene inviato dal man in the middle, che è il cliente dello speaker, al proprio cliente, che è quello che ha chiesto la voce, e poi lì avvengono i soliti passaggi, fattura pagamenti dall'altra parte, e lì si chiude la cosa. La persona che ha ricevuto il file dall'altra parte, che poi lo pubblicherà, non conosce il nome della voce che ha scelto. Ha un numero, FF2432 con la data, eccetera. Capito?
Non lo possono sapere. Di conseguenza, quando qualcuno vuole, insomma, innalzare un po' la qualità della propria immagine, cerca, quando soprattutto riesce a imbroccare un prodotto di un certo livello, di una certa fama, un marchio internazionale, un'associazione molto celebre, eccetera, eccetera, per cui tu hai prestato la voce, questa associazione magari non sa neanche chi sei perché ti ha preso lì, però tu vedi lo spot e dici, cazzo, questo sono io. E allora lo scarichi e poi vai sui social e fai la tua autocelebrazione, in cui sei tu che dici, sono io, sono molto lieto di aver partecipato a questo fantastico progetto, ringrazio di cuore chi mi ha scelto. Quando sai il nome del regista, perché magari hai fatto, che ne so, un documentario che è andato in Rai, avevi a che fare direttamente con il regista che ti dava le indicazioni, allora in quel caso ci metti questa cosa e fai una sorta di autopromozione, però un'autocelebrazione, capito? È come, non so, sei tu che celebri te stesso. Questa cosa mi fa pensare perché effettivamente dovrebbero essere quelli che hanno realizzato il prodotto finito a celebrare tutti quelli che ci hanno lavorato. È stato un successo, non è stato un successo, lo faremo diventare un successo, crediamoci in questa cosa, andiamo a ringraziare tutti e ci mettiamo dentro anche la voce. Ma la voce, come ti ho detto, potrebbe essere banalmente sconosciuta. La cosa non accadrebbe al contrario se avessero, per esempio, una persona molto, molto celebre, chiaramente metterebbero ringraziamo la voce molto celebre per aver partecipato al nostro progetto, perché questo dà ancora più luminosità al prodotto. Quando invece il prodotto è di una certa levatura, molto noto, e tu diventi per qualche ragione, per un periodo, la voce di quel prodotto molto noto, allora a quel punto è il prodotto che dà nobiltà alla tua voce, perché tu sei diventato la voce di quel prodotto, hai capito? Questi sono i meccanismi che ci sono all'interno del mondo del voice over. Poi ci sono anche le cose un po' particolari, perché quando lavori nel settore un po' più basso, nell'ombra, e fai una produzione che poi a un certo punto, per un'azienda, che poi questa azienda per qualche ragione, anche se è famosa, finisce in tribunale, sui giornali, sputtanata perché è successo qualcosa. Tu non ne hai colpa, no? Però mi è capitato di vedere autocelebrazioni con la voce ero io, e ti fa vedere un pezzo del telegiornale dove si parlava di quella campagna e si fa sentire un pezzo della campagna pubblicitaria, io ero la voce di quella campagna pubblicitaria, e quello è in tribunale perché aveva messo, che cacchio ne so io, i grilli marci all'interno dei suoi biscotti. Che fai? La pubblichi comunque? A quanto pare sì.